Una grande città, una strada. Quanta gente si accalca, si mescola e passa in moto senza sosta. Guardateli. Avanzano tutti ad un segnale, come verso una meta comune. Sembrano così vicini e sono tanto lontani. Ecco, questo è il luogo dove alcune colpe degli uomini, ma solo alcune, vengono giudicate. Giudicate da altri uomini. Ma è così difficile giudicare. Guardate quest'uomo che con gesti calmi e sicuri sta riponendo dei fogli nella cartella. È l'accusatore. Egli ha ben recitata la sua parte. Egli è ben sicuro della sua tesi. O almeno lo sembra. Queste facce intente sono quelle dei giudici su cui pesa la responsabilità di assolvere o condannare. E guardate invece quest'uomo che si agita sventolando la toga come un nero uccellaccio. Egli è il difensore, egli sostiene che l'accusato è innocente. Egli è sicuro della sua innocenza, o almeno lo sembra. Ed ecco, guardate, questo è l'uomo la cui vita è in gioco. Guardiamolo bene. Potessimo leggere qualcosa su quel volto, scendere al fondo di quella coscienza e sapere, colpevole o innocente. A questa domanda il pubblico ministero ha già dato un'eloquente risposta. Egli non ha dubbi, voi l'avete udito. Egli afferma che l'imputato è colpevole di assassinio a scopo di furto e chiede la morte per lui. Con gesto melodrammatico voi l'avete visto sventolare questi guanti sul volto dell'imputato, quasi sperando di vederlo inorridire. I guanti macchiati di sangue ritrovati nell'automobile. Quale prova schiacciante. Signori, l'accusato giura di essere rientrato a casa alle 11. La testimonianza di un vicino bottegaio lo conferma, e di non essere più uscito. L'accusa sostiene invece che alle 11:10 egli uccideva a revolverate la sua vittima nel tragico appartamento di Via dell'Opera. Si riempiva le tasche di denaro e fuggiva sull'automobile del padrone. Ma vi sono 20 minuti di rapido cammino dalla casa dell'accusato a Via dell'Opera. E i 2 colpi di rivoltella furono uditi da 3 diversi testimoni alle 11:10 precise. E allora, qual è la verità? Signori della Corte, voi avete udito e forse udrete ancora la pubblica accusa librarsi in magnifici voli di eloquenza nel vano sforzo di provarvi la colpevolezza dell'accusato. Coi colori più foschi, con gli aggettivi più frementi, voi l'avete udito descrivere minuziosamente il delitto. Con accenti di esecrazione, voi l'avete udito chiamare la morte. La morte su quest'uomo. Io vi chiedo una sola cosa. Una sola. Dov'era l'accusato alle 11:10? Scusate, avvocato, c'è un fatto nuovo, una nuova testimonianza che l'accusa vorrebbe introdurre. Fa entrare. Di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, ditelo, giuro. Lo giuro.
Come vi chiamate? Giuseppe Macchi, Dove abitate? via del Colle 159. Professione? Ragioniere, no, voglio dire impiegato municipale. Sedete. Perché non siete venuto prima? Ma ecco, io leggo raramente i giornali. Solamente ieri ho visto per combinazione una fotografia delle... E allora ho creduto, da principio ero molto restio, ma poi mi si è fatto notare che forse era mio Va dovere. bene, raccontate quello che sapete. Ecco, la sera del 3 ottobre, sabato, ero andato a teatro, come usualmente faccio tutti i sabati, e me ne tornavo a casa. Erano le 11:15. Siete sicuro dell'ora? Ah, sicurissimo, il mio orologio è un vero Roscoe, marca 3, lo porto da anni e mai una volta mi è accaduto di che. Va bene, andiamo avanti. Erano le 11:15, forse le 11:16. Attraversavo la piazza dell'Opera per andarmene a casa, quando alla svolta della strada sono stato urtato violentemente da un uomo che usciva da un portone. Mi sono voltato per scusarmi, ma mentre mi voltavo pensavo, non sono mica stato io, è stato lui che mi ha urtato. Però non mi aveva domandato scusa. Mi ha guardato come spaventato e poi ha subito proseguito. È salito sopra un'automobile che era ferma a 2 passi e si è allontanato velocemente. Insomma, l'avete visto, avete potuto vederlo bene in faccia, no? Ebbene sì, c'era un fanale lì vicino e ho potuto vederlo benissimo. Era lui. E allora ricapitoliamo. Alle 11:15 avete visto l'imputato uscire da un portone e salire su una macchina in via dell'Opera. Sì? Grazie. Siete mai arrivati in ritardo all'ufficio, voi? Ah, immagino di no. E naturalmente grazie al vostro orologio. Un vero Roscoff, avete detto? Sì? Marca treno. Volete mostrarmelo? Sì, grazie. Lo avete da molto tempo? 17 anni. 17 anni. Quanti rubini sono? 17. 17. Ed è sempre andato bene? Sempre? Straordinario. Tuttavia gli orologi sono come noi. Vanno ben 5, 10, 15, 17 anni e poi un bel giorno, non si sa come, un dolore qua, un dolore là, non si sta più bene. Protesto. Intendevo soltanto suggerire al test l'idea che anche il suo orologio può sbagliare. E se può sbagliare il suo orologio, può sbagliare anche lui. Tenete e controllatelo più spesso. Le 3. In punto. Ascoltate bene. L'imputato afferma di non avere più visto il suo padrone da quando lo lasciò alla fabbrica alle 7:15. Afferma di avere trascorso il suo tempo all'osteria, di essere rientrato a casa alle 11 e di non essere più uscito. Vi rendete conto che da voi dipende la vita di un uomo? Guardatelo bene in faccia. Guardatelo bene e rispondete. Siete sicuro che fosse lui lo chauffeur? Sì. Sì. Quegli occhi. Quella faccia. Era lui. Voi, Pietro Scotti, riconosciuto colpevole di omicidio premeditato a scopo di furto, siete condannato alla pena di morte da eseguirsi in questa città entro il corrente mese. E che Dio... No! No! È un'infamia! È un'infamia! Ora devo andare. Ho terminato quel libro. Te ne manderò un altro. Sta tranquillo. Come va? Posso fare qualcosa per te? Hai qualche lettera da mandare fuori? Nessuna lettera. Non hai proprio bisogno di niente. Niente.
cos'è questa tenda? A che servono le tende? Una tenda è una tenda. Di dove sei? Di Genova. Ci sono passato in treno una volta. C'era da aspettare la coincidenza e sono uscito a fare un giro intorno alla stazione. C'era una strada, aspetta, una strada stretta, piena di gente, dove vendevano pesci, patate fritte. Via Pre. Può darsi, non mi ricordo. Tu di dove sei? Di Asti. Non ci sono mai stato. Non proprio di Asti, è un paese vicino. Non ci sono mai stato. Non c'è niente di speciale, però è una bella campagna, tutta vigne e colline. Anche il vino è buono. C'è il sole da te. Sì. Io ce l'ho al mattino e al pomeriggio viene da te. Come ti chiami? Andrea. Marito e moglie che litigano. Cosa ne sai se sono marito e moglie? Scommetterei. Senti? Dei bambini che giocano. Ci sono sempre dei bambini che giocano qua sotto. Cosa c'è fuori da questa parte? Non so, è troppo complicato questo carcere. Deve esserci un giardino. Non so, non ho mai capito da che parte siamo. Ci sono troppi corridoi qua dentro. Domandiamola alla guardia. Ehi! Ehi! Se ne sono andati tutti. Se potessi sapere che ora è. Devono essere le 6:30. Quando il sole entra così di striscio nella tua cella sono le 6:30. Venisse qualcuno almeno. Perché ci lasciano così soli? Guardia! Venisse qualcuno a dirci: andate, siete liberi. Rimetterci i nostri panni, attraversare il cortile, uscire all'aperto, respirare, camminare per le strade tra la gente, camminare lungo il fiume, attraversare il ponte. C'è un'osteria al di là del ponte sul fiume. C'è una spianata all'aperto che dà sull'acqua. Ci sono dei tavoli verniciati di verde. C'era una bella ragazza circa un anno fa. Una bella ragazza che rideva sempre. Buongiorno, ragioniere. Siamo in ritardo stamattina. Cosa? Io in ritardo? Emilio, che ora fa? 9:20, ragioniere. Perché avete chiuso la tenda? Andrea! Andrea! Sì. Ecco. Andrea! Andrea! Arrivederci, Pietro! Buona fortuna! Andrea! Andrea!
Andrea. Avrà sentito anche lui quella campana. Cosa sentirà ora? Avrà guardato anche lui quella stella. Cosa vedrà ora? Cosa vedrà ora? È finito serenamente. Ha chiesto perdono a tutti. Ma perché piangi? Pietro, perché piangi? Pietro, queste lacrime ti avvicinano a Dio, lo sento. Ed ecco che egli vuol darti subito un segno della sua bontà. C'è una buona notizia per te, Pietro. Il direttore vuol parlarti. È successo qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo. Al processo avete guardato in faccia l'imputato e avete detto era lui. Questa mattina, 8 giorni dopo, vi svegliate di cattivo umore e nel lavarvi i denti vi viene il sospetto, forse ho sbagliato. Vi presentate a Palazzo di Giustizia e dichiarate, badate, non era lui. La settimana prossima tornerete a giurare che era lui. Ma io... Basta, voi vi beffate della giustizia. Ecco, questo è il verbale di quanto avete dichiarato al processo. La sera del 3 ottobre, sabato, passavo per via dell'Opera. Erano le 11:15, forse le 11:16. Non so, non sono più sicuro neanche che fosse quello. Anche questo, ma l'altra volta eravate certo, avete vantato le qualità del vostro Roscoe, non avete più fiducia del vostro Roscoe? Sì, va bene, ma a volte potrebbe Ma sbagliare. come potrebbe? Sbaglia o non sbaglia? A volte, sì, lo confesso, a volte sbaglia. E allora? Allora se il suo oroscopo sbaglia, evidentemente può sbagliare anche lui, come volevasi dimostrare. Pietro Scotti, venite avanti. Giuseppe Marchi, guardate quest'uomo. Voi l'avete riconosciuto al processo, ricordate? Voi l'avete guardato in volto e avete detto, quegli occhi, quella faccia, era lui. Ne eravate certo, ma anche del vostro orologio voi eravate certo. E adesso non siete più certo di niente, ora dite di non sapere, di non ricordare, di non essere più sicuro. Ma non basta questo. Voi dovete dire qualche cosa di più. Voi dovete dirlo. Ma io non so, non so, è così facile sbagliare che... Ma quale specie di orgoglio vi impedisce di confessare che vi siete sbagliato? Ma vi rendete conto che ancora una volta la vita di quest'uomo è nelle vostre mani? Guardatelo bene in faccia e dite. Era lui? Rispondete. No, non era lui, non era lui, non era lui! Venisse qualcuno a dirci, andate, siete liberi, rimetterci i nostri panni, attraversare il cortile, uscire all'aperto, respirare. Allora si va, eh? Si va. E non ti pulisci le scarpe prima di uscire. Perché? Usa farlo, se no torni dentro. Queste due sole? A te? Ora le vediamo. Bene così?
strade tra la gente, camminare lungo il fiume, attraversare il ponte. C'è un'osteria al di là del ponte sul fiume, c'è una spianata all'aperto che dà sull'acqua, ci sono dei tavoli verniciati di verde. C'era una bella ragazza circa un anno fa, una bella ragazza che rideva sempre. Ehi, toglietevi di lì Perché? e lasciate stare quei fiori. Per uno solo non parto mica la pianta. Ma l'insalata sì, non vedete che ci state sopra coi piedi? Accidenti, non l'avevo vista. Lo volete? Andiamo, toglietevi, se viene il padrone se la piglia con me. E perché? Cosa c'entrate voi? È l'ultima. Sì. Volete qualcosa voi? Sì, un quarto rosso. Tu svelta con quel carbone. Devi ancora portare il pacco in città. Su, andiamo. Lascia stare, faccia io. Avete voglia di sporcarmi anche voi? Poco male. Fa bene ai polmoni. Dove posso lavarmi le mani? Qua sopra, se volete. Permettete? Come siete magra. Non è un lavoro da donne scaricare carbone. Accidenti, quanti capelli avete. Non l'avrei immaginato sotto quel fazzoletto. Perché non se li fa lui, quello di giù, certi lavori? Cos'è, un vostro parente? No, è il padrone. Grazie. Però anche di faccia non siete mica da buttar via. Solo che non sorridete mai. Perché? Ehi, Linda! Il pacco! E il pacco ve lo porto io? No, grazie. Guardate, vi siete sporcato anche il vestito. Avevo lasciato mezza sigaretta da qualche parte. Ah, eccola qua. Sei ancora a quel punto. Muoviti che c'è fuori quello che ti aspetta. Non ti piace mica, no? Potrà aiutarti a portare il pacco. Ma sta attenta, prima il carbone, poi il pacco. Poi non so cosa succederà, ma sarà qualcosa che non ti farà molto piacere. E nemmeno a lui. Ehi, è vostro quel giaccone? Ah, sì. Che è? State bene vestita così? Non ho che questo per restare. Vi sta bene? Sembrate un'altra. Perché un'altra? Un'altra Linda.
come fate a sapere il mio nome? Lo gridava poco fa il vostro padrone? Non mi siete ricordati? Buona memoria io quando la cosa mi interessa. Non mi pare che mi guardasse male il vostro padrone, sembrava geloso. Geloso di me. Sono tutti uguali. Avete ragione. È difficile andare d'accordo col padrone. Voi cosa fate? Cambio mestiere. Prima cosa facevate? Un po' di turco, trasporti. Viaggiavate? Sì, un po' qua, un po' là. Giusto ora sono di ritorno da un giro, ma parliamo di voi piuttosto. Chi volete che interessi? Di dove siete? Che ve ne importa? Mi importa. Di San Martino. I vostri parenti sono là? Sì, qualcuno. Mia madre, 2 fratelli e una sorella. Tutti e 3 sono sposati e hanno bambini. Sono 7, 9, 12 persone a casa, fra grandi e piccoli. Devono stare un po' stretti. Sì. Se vedeste che tavolata a Natale. Perché ve ne siete andata voi? Avreste fatto 13, porta fortuna. Beh, sono un po' poveri. Ma no, non è nemmeno per questo. Non andavate d'accordo? Neanche. Ma cosa volete? Alle volte vengono certe idee in testa. Si parte, credendo di fare chissà che cosa. Poi non si fa niente. Le cose vanno male, succede una cosa, poi un'altra. Qualche volta viene voglia di tornare a casa. Si dice alla fine del mese. Poi viene il mese appresso, un altro. E alla fine non si ha più il coraggio di tornare. Datelo qua a me, me lo porto un po' io. Ma no, non mi pesa mica. Tanto meglio. Perché? Ho tutta la pelle screpolata. Dovresti tenerla un po' meno nell'acqua. Sarà meglio andare per il pacco. Non se ne può fare a meno. No, devo portarlo e tornare all'osteria. E allora portiamolo subito. Qual è la strada più corta? Di qua. Andiamo. Lo dite voi? Lo vedo. Andate qua. No, non ancora. Andate qua a me. Sentirete le braccia domani. Mi scoppia il cuore. Siete brava ad ogni modo, non avrei creduto. Linda, a che pensate? Pensavo. Oggi, come tante altre volte, sono uscita per portare un pacco. E invece il pacco è ancora qua. E io allora? Se invece di attraversare il ponte avessi tirato dritto, non vi avrei incontrato. È troppo bello qui. Perché troppo? È bello. Eppure, Eppure che cosa? eppure, ogni volta che mi capita qualcosa di bello, sento come... Sento come un rimorso. Mi pare di non meritarlo. Linda, vi è capitato davvero qualcosa di bello? Tu sei nata per far di testa tua, ma con me hai sbagliato strada. A me piacciono i patti chiari. A te invece piace confonderli, eh? No, no, non ci siamo capiti, sai. Sei uscita alle 2 e sono le 9:15. Dove sei stata? E dove vai ora? A cambiare. Non c'è bisogno. Cos'è? Hai paura di sporcarti la coda? No. È svelta che voglio chiudere. C'è da fare. Lì ci sono i piatti e poi il pavimento.
Avanti, svelta. Beh, cosa aspetti? Non vedete che si chiude? Il tempo di lavare tutti quei piatti e di pulire il pavimento. Potete anche portarmi un quarto. Ma sì. Portatemi un quarto. Anche questi. Mi hai già seccato abbastanza, sai. Ma che cosa ti credi di essere? Di serve ce n'è in abbondanza sul mercato. Dopotutto non sei neanche il mio tipo. Ti sei montata la testa per quel po' di confidenza che t'ho data, ma si fa presto a rimediare. Tolgo questo. Ma alla fine domenica mi hai tenuto in bottega, no? È mezza giornata alla settimana, mi spetta. Ti spetta? Vuoi vedere che ti spetta una manata? Te la ricorderai per un pezzo. Sai che ti dico? Ti prendi gli 8 giorni, fai il tuo fagotto e te ne vai. Capito? Gli 8 giorni e sgomberi. Tanto più che mi sei venuta a noia, se lo vuoi sapere. Aria, capito? E ora muoviti. Sì. Una bella pila di piatti. Ma perché vuoi aspettare 8 giorni? Dal momento che te ne devi andare, 8 giorni sono lunghi. E molte valigie non ti bastano 8 minuti? Per una serie di piatti se li può lavare lui. Fai il suo fagotto, come dice lui, e te ne vai. Se vieni in città, possiamo fare un po' di strada assieme. Che c'entrate voi? C'entro. Dal momento che ci sono vuol dire che c'entro. Ad ogni modo tra poco esco. E anche lei esce. No? Su, che cosa fai ancora? Li vai a fare le valigie? Hai paura? Avanti, su, che aspetti? Va! Va! Linda! Questo quarto viene o non viene? Un bicchiere. La chiave gira ancora. Vediamo la luce. Funziona. Entri. Quante? Già. E me ne servono così poche. È difficile buttar via le chiavi. Si pensa sempre che serviranno ancora. Intanto voglio togliere questa. È troppo grossa, mi rovina le tasche. Vieni. Attenta a non appoggiarti. Dove tocchi ti sporchi. Non guardate in giro, sai. Sono 6 mesi che nessuno ci mette piede qua dentro. Ed è stata una partenza così improvvisa. È una casa per modo di dire. Se avessi immaginato che un giorno ci saresti venuta tu, ne avrei preso una più bella. Questa una volta faceva i suoi 90 all'ora. Adesso ci manca il carburatore. Vieni, vieni. Stanca? No. Funziona anche questa. Lì c'è una specie di cucina. E qua? Qua c'è
Qui la luce non funziona. Aspetta. Ci devono essere delle candele. Vieni. C'è un po' di roba in giro. Ci tenevo un po' di tutto. Qui non ci si vede, fate un po' avanti. Ah, eccola. Pentita. No, Paura? perché paura? Sei qui, sola con me, e non ho più fiammiferi per accendere la candela. Sai, ora tutto ti farà una cattiva impressione, ma non spaventarti. È per via della luce. Quando ci avrai messo le mani tu sarà tutta un'altra cosa. Compreremo delle tendine da mettere alle finestre. Insomma, direi tu quello che occorre. Domattina col sole sarà tutto più allegro, vedrai. E poi ancora non hai visto tutto. Hai ancora da vedere il meglio. Vieni. Andiamo. Tante volte mi sono messa in testa di contare le stelle. Sono arrivata fino a 600. E poi mi sono confusa. Quante saranno? Chi lo sa? Migliaia. Gira la testa a guardare fisso il cielo in una notte come questa. A te non succede? E tu non guardarlo? Pensa. In questo istante, da qualche stella qualcuno può guardare verso di noi e pensare quello che pensiamo noi. Linda, andiamo via. Partiamo, via di qua. Il mondo è grande, non lasciamo nessuno piangere. Via di qua, Linda. Per sempre. Cosa bisogna fare per sposarsi? Riempite questi due moduli. Sportello numero 20, terzo piano. Grazie. $23,50. Quanto tempo ci vuole? Per questo ci vorranno almeno 7 giorni. 7 giorni? Aspetteremo. 7 giorni per prepararlo. Ma poi... Di dove siete voi? Poi per visto bisognerà aspettare il benestare da Genova. In tutto? 20 giorni quando va bene. Di solito un mese. Ma come? Un mese per un visto? Non si potrebbe fare prima, magari pagando? Bisognerebbe che pagaste quelli di Genova. E chi è che mette il visto? Il ragioniere, sportello numero 20. Ma è inutile. Date qua. Ehi, i soldi! Sentite, io mi devo sposare e partire. Vengo qua per fare i documenti e mi dicono che per questo qua ci vogliono 7 giorni. Poi ci vuole un visto. E per il visto altri 20 giorni. Non si potrebbe far prima? Vediamo un po'. Ho molta urgenza. Cercate di favorirmi, è un piacere che vi chiedo.
Bisogna che vi rivolgiate al numero 20. Ehi! Ehi! I soldi! Ma insomma, è possibile che debba aspettare 20 giorni? E perché no? Aspettano tutti? Come tutti? Tutti quelli nei vostri panni che vogliono sposarsi. Cos'è il vostro? Un caso speciale? Quando devo tornare? Fra un mese. Pietro, ma perché te la prendi così? Ti danno fastidio questi uffici. Vieni per chiedere la cosa più innocente del mondo e niente. Come se sposarsi fosse un delitto. Ma possiamo aspettare, un mese passa presto. Sì, ma non è questo. È che qua tutto sembra fatto apposta. Come se ci fosse qualcosa... Signor Scotti, il vostro documento? Se volete passare allo sportello numero 20, il ragioniere vi aspetta. Eccovi il vostro documento, signor Scotti. Ed ecco il visto. È una cosa del tutto eccezionale quella che faccio, eh? Mi raccomando quindi la massima discrezione. Posso farvi i miei auguri? Grazie. Grazie. È gentile però. Chi è? Vecchia roba. Mi ho fatto un favore una volta e quasi me ne pento. Ma perché è così buono? Un vecchio maniaco che quando si attacca meglio lasciarlo perdere. Signor Scotti, volevo dirvi che per gli altri documenti, se voi me lo permettete, me ne occuperò io. Così potrete averli al più presto possibile. Ah, siete molto gentile, ma non vorremmo darvi troppo disturbo. Disturbo? Dovere, volete dire? Vorrei fare molto di più per cercare di farvi dimenticare. Non parliamone più, quello che è stato è stato. Siete molto buono. E la vostra fidanzata è molto carina, permettete. Giuseppe Marchi, prego, accomodatevi, scendo anch'io. E per qualunque cosa, per qualsiasi informazione, il mio recapito è questo, dalle 8 alle 2 in ufficio. E dalle 2, cioè dalle 3 in poi a casa. Grazie. Ma non occorrerà. Ah, non si sa mai. O prima o dopo tutti hanno bisogno dell'anagrafe. E per uno che ha molta fretta come voi... Ma a proposito, ma perché avete tanta fretta? È lui che ha fretta. Vuol partire. Dobbiamo partire. Scusate, ragioniere, che ora fate il vostro Roscoff? Credete di fare dello spirito? Idiota! Allora arrivederci, noi dobbiamo andare. Arrivederci. Ma allora non era per di qua? Vi avevano detto di passare di qua. Venite da noi! Sì, volevo... Ma adesso come si fa? C'è una porticina subito qua dietro. Quella? Sì, poi c'è un corridoio. Vi vengo incontro. Ah, grazie!
Buongiorno, signorina, spero di non disturbare. Figuratevi. Scusate se mi avete trovato così. Vi ho detto di far piano perché c'è Pietro che dorme sul terrazzo. Al sole? Spero non gli farà male, eh? Si è alzato così stanco stamattina. Dice che non ha chiuso occhio tutta la notte. Volete che lo svegli? No, lasciatelo pur riposare. Io ero venuto soltanto per... ecco qua. Io ho creduto di farvi piacere. Ecco i vostri documenti. Tutti. Ah, sì, tutti. O se volete potete sposarvi anche domani. No, veramente domani è un po' presto. Diciamo dopodomani. Grazie, siete troppo gentile. Chissà lui come sarà contento. Ma come avete fatto a trovarci? E noi dell'anagrafe sappiamo tutto. Ma non mi avete lasciato il vostro indirizzo sui moduli? Ah, è vero. Scusate, torno subito. Prego. Ah, posso offrirvi qualcosa? Un bicchiere di vino? Oh, il vino, il dottore me lo ha proibito, il fegato. Ma volete farmi morire? Scusate. Come siete graziosa così. Questa camicetta vi sta benissimo. Me l'ha regalata lui stamattina. È la prima volta che la metto. Sì, e anch'io vi porto un regaletto. Non è granché perché non è la loro stagione. Eccone una per voi e una per lui. Le ho lavate io, Grazie. È molto bella questa terrazza. Ah, che tepore. E dove sono questi bambini? C'è un cortile qui sotto dove vengono a giocare. Peccato che non si possano vedere. Beata voi che potete mordere come volete. Ah, già. Per voi non avete... Ah, no. Quella mela è troppo dura per me. Dovrei tagliarla a pezzettini piccoli e anche allora sarebbe troppo dura. È un brutto segno quando non si può masticare come si vorrebbe. E vuol dire che ci si avvicina al tramonto. Eppure, vedete, tutto è così bello qui. Questo sole, questi bambini. Poi, in un momento come questo tutto sembra naturale e dolce quasi. Perché infine ogni giornata deve avere un tramonto, non vi pare? Un incendio! Che cosa sa? Stanno passando sul corso. Che effetto strano. Linda. Pietro, guarda qua. I documenti. Avete fatto una bella dormita, eh? È naturale. Questa notte non avete dormito? L'insonnia è una gran brutta malattia. Ne so qualche cosa io. Io non soffro di insonnia. Dormo benissimo. Questa notte è stato un caso. Allora è un'insonnia occasionale. Capita quando c'è il timore di non poter dormire. E allora effettivamente non si dorme più. Ma io conosco un rimedio, uno sciroppo. Devo averne ancora una bottiglia a casa. La porterò domani perché in farmacia non si trova più. Ma no, non disturbatevi. Non è mica un disturbo per me, è un piacere. Ve la porterò domani. Vi ho già detto di no. Ma perché? È un piacere. Ve la porterò domani. Domani non ci sarò. E allora la porterò qui alla signora. Ma insomma, volete proprio farmelo ingoiare a tutti i costi il vostro sciroppo? Vi ho detto di no, che non vi serve. Allora è meglio che io me ne vada. Ho molta strada da fare e sono quasi le 4. Vedete, era questo che non mi faceva dormire. Già, vi sembrerà molto strano che il tic-tac di un orologio possa turbare il sonno di un uomo. Eppure qualche volta succede. Vedete, signorina, era come un'ossessione per me.
una fissazione che questo orologio, capite, non andasse più bene. Eppure è bastato che lo portassi dall'orologiaio. Ed ora va bene? Sì, non era guasto. Era semplicemente questa lancetta del bilanciere che si era spostata. Si chiama bilanciere e serve per regolare l'anticipo o il ritardo. Se va avanti o va indietro. Come curioso un orologio visto di lei. Il curioso è che non l'avevo mai toccato. Non si sarà mica spostato da solo. Erano almeno 2 anni che io non aprivo l'orologio e non l'avevo mai dato a nessuno. Cioè, una volta sola. Le 4. In punto. Ma non capite che mi annoiate? Andate via. Via, voi il vostro dannato orologio. Ma perché? Cosa ti ha fatto? Che cosa mi ha fatto? Ma niente, mi dà un po' sui nervi. Lui è il suo orologio. Ma per il resto... Scusami, sai, i nervi. Mi capita quando non dormo. Che cosa vuoi che mi abbia fatto? Hai ragione. Aspetta, lo richiamo. Lo richiamo subito. Marchi! Marchi! Pronto? Sì? Chi parla? Ah, sì, buongiorno. Sì, è vero, l'ho trovato io. Ma certo, ve lo riporteremo. Pronto? Perché volete parlare con me sola? Quale cosa? Chi suonava la porta? Non c'era nessuno. Chi era al telefono? Non so, doveva essere uno sbaglio. Cercavano, non ho capito bene, ma non era per te. Che ora è? Quasi le 10. Bisogna che vada. Ho un appuntamento.
non avete prove contro di me. Mi hanno mandato questo, dove devo andare? Rivolgetevi a lui. Sezione terza. E dov'è? Terzo piano. Ho ricevuto questo. No, non è roba mia. Andate a quel tavolo. Siete invitato a presentarvi alla sezione terza, stanza numero 63. Alle ore 11... Mi avete mandato a chiamare? Del giorno 26 luglio... E allora perché mi avete fatto venire qui? Lì. In caso di impossibilità a presentarvi, sarà necessario... Cosa desiderate? Mi hanno detto di rivolgermi a voi. Vi siete fatto annunciare? Ma se era necessario, perché non me l'hanno detto prima? Vi consiglio di moderarvi e toglietevi il cappello, questa non è una piazza. E va bene, ma vi prego di spicciarvi, non ho tempo da perdere. E nemmeno io. Ma insomma, che cosa volete da me? Mi avete tenuto per 6 mesi in galera, mi avete condannato a morte, mi avete rifatto il processo, mi avete assolto. Che cosa volete ancora da me? Scusate, non avete fatto il soldato voi? Perché? Quando vi mandano a casa da soldato, prima vi danno un foglio provvisorio, poi dopo 3-4 mesi vi invitano a passare dal distretto e a ritirare il congedo. Noi siamo molto più svelti. Eccolo il vostro congedo. Pietro Scotti riconosciuto innocente, eccetera, eccetera, valido a tutti gli effetti, con tanto di timbri, bolli e controbolli. A voi vi potrà essere utile. Allora, me ne posso andare? Ma certo. E auguri. Eccomi qua. Siediti. E non guardarmi così, non sono fantasma. Ah, così te ne vai in giro per i caffè senza aspettare. Ma bravo. Scommetto che tu hai un appuntamento. Di la verità. Non ti ha fatto molto piacere trovarmi qua, no? Beh, sentiamo i connotati. Com'è? È più bello di me? Cameriere, 2 cognac. No, no, niente aranciate, oggi devi bere anche tu. 2 cognac. Sei bella, Linda. Mi piaci. Mi sei sempre piaciuta, oggi ancora di più.
Ma a proposito, che cosa fai qui? No, no, attenzione, sta bene attenta a non dirmi delle bugie. Oh, bravo. Salute, Linda. Aspetta, chiudi gli occhi. Ti piace? Diglielo, è per te. Non dovevi spendere del denaro. Perché no? Ne abbiamo così poco. Ah, ho già fatto un affare. Da oggi tutto va bene, vedrai. Guarda. Mm? A proposito, non sarà troppo grande per la tua borsetta, fa vedere. Ma no, va benissimo. Fa vedere? È l'orologio del signor Marchi. Lo vedo. Ma com'è che si trova nella tua borsetta? L'ha dimenticato ieri sul terrazzo. Dimenticato? L'hai trattato così e tu l'hai dimenticato. Ero offeso quando se n'è andato. Beh, un po' è vero. Sì, sì, è vero. In fondo non mi ha fatto niente, capisci? Questo è il bello, non mi ha fatto niente. È solo un po' noioso, cosa vuoi? I nervi, quando non dormi. Te l'ho detto anche ieri, no? Stanotte ho dormito e oggi è tutta un'altra cosa. Tra me e lui, sai, non c'è proprio niente. Niente. Se fosse per te, per farti piacere, potrei anche abbracciarti. Perché no? La prima volta che l'incontro. Aspetta, sai cosa facciamo? Non ti aveva dato l'indirizzo l'ultima volta? Ah, eccola qua. Eccola qua. Via del Colle 159. A quest'ora non è in ufficio. Andiamo a trovarla a casa. E gli portiamo anche un regalo. Cameriere! Pietro, Non va bene così? non c'è bisogno di andare da lui. E perché? Viene lui qua. Lui? Volete qualcosa? No. Che cosa viene a fare? A riprendersi l'orologio. Eravate d'accordo? Sì, ha telefonato. Ah, lo sbaglio al telefono. Perché non me l'hai detto subito? È stato lui. Ha detto che... Ah, capisco. Non voleva vedermi. E viene solo per l'orologio? Ma sì, perché cos'altro? Già, già. Perché cos'altro dovrebbe venire? A che ora? Alle 5. Ritarda l'amico. 2 cognac. Perché 2? Non ho ancora bevuto questo. Uno per me e uno per lui. Dal momento che deve venire. E bevi? Perché non bevi? E se non venisse? Bevi troppo. Mi dà sui nervi aspettare. Non c'è niente che mi irriti di più. Possiamo anche andarcene. E quell'arnese. Ne lo terremo un'altra volta. Dì un po'. Che cosa vi dicevate ieri sul terrazzo mentre dormivo? Ma niente. Niente? Niente di particolare. È un po' poco. È così. Faceva dei discorsi strani. Perché strano? Ne sei certo? Non mi credi? Anche ieri ti credevo quando mi dicevi che era uno sbaglio al telefono. Ma ti ho spiegato perché non te l'ho detto. E chi mi dice che sia la verità? Eh? Sta ferma. Ferma. E 5 e 3/4. Perché mi guardi così? Ho qualcosa addosso? E allora perché mi guardi così? E parla. Ti direbbe che ti faccia paura. Se così dillo, dillo che ti faccia paura. Non ho paura. Non ho paura per me. E perché allora? Per me? Hai paura per me? E perché?
Perché hai paura per me? Dillo se lo sai. Pietro, io non so niente. Niente cosa? Che cosa c'è da sapere? Ma non so. Ti dirò io una cosa che avresti già dovuto capire. Quell'uomo ragioniere del numero 20 è pazzo. A te è sembrato strano, ma è molto più semplice. È pazzo. Per questo mi repugno a vederlo. Non mi piace di pazzi. Guarda questo orologio. È un orologio come tutti gli altri, per me, per te, ma per lui è infallibile. Se l'ha portato dietro per 17 anni. Un vero oroscopo, con 17 rubini. Non ha mai sbagliato in 17 anni, mai un minuto. Poi un bel giorno si accorge che sbaglia. Non lo porta ad aggiustare però. Non si può aggiustare, dice lui. Ma intanto continua a portarla come se andasse bene. Poi gliela aggiustano e lui cambia vestito e si mette a festa per questo, capisci? È pazzo. Le 6:15. Ma perché non viene? Ma si beve solo in questa casa, abbiamo fame. Va bene, dopo. Ma dopo quando? No, vieni. Dove lo posso? Mettilo qua. E dove sono i bicchieri? Buonasera. Allegria, Linda. Vieni giù. Basta con la malinconia. Vieni. Ancora arrabbiata? Non ti è ancora passato. Ah, allegria, Linda. Allegria. Vieni. Alto là. Cosa quell'arnese? Dove l'hai preso? Non sai dove tieni i ferri del mestiere? Ah, da qua. No, è meglio che me la metti in tasca. Su, Linda. Arrivano o non arrivano questi bicchieri? Aspetta, lì ce ne deve essere qualcuno. Lì ce n'è uno solo. Linda, va di sopra a prenderne degli altri. Linda, alla nostra felicità. Linda! Meglio che ci vada io. A presto! Sbrigatevi che qui abbiamo sete! Linda!
Linda! Linda! Linda! Perché? Perché ancora quella faccia? Perché? Te ne volevi andare. Buon viaggio. Se fossi tornato mezz'ora più tardi, avrei trovato la stanza vuota, il corridoio vuoto, tutto vuoto. E tutto questo perché? Perché? Che cosa è successo fra noi? Che cosa è successo di nuovo? No, no, hai ragione, hai ragione. Non avrei mai dovuto trattarti così. Eppure, io avrei fatto qualunque cosa per te. Vuoi che li butti fuori quelli di sotto? Vuoi che li butti? Qualunque cosa avrei fatto. Mi avessi detto di bruciare il mondo, io l'avrei bruciato. Mi avessi detto, io l'avrei fatto. Ma tu cosa mi chiedi? Niente. Tu te ne vai, io rimango solo. Tu non sai cosa voglia dire essere solo. Solo vuol dire niente Link. Perché tu eri tutto. Tutti gli altri per me. Padre, madre, fratelli, sorelle, amici, tutto. Quando mi sentivo andare a fondo, mi bastava di guardarti negli occhi e subito tornavo a galla. Ora ti guardo, e giù, ancora più in fondo. Ma cosa fanno quelli di sotto? Non ci sono bicchieri, non ci sono donne, non c'è niente in questa casa. Noi ce l'abbiamo. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Se ne sono andati. Vattene anche tu. Vattene. Vattene. Cosa aspetti ancora? Che aspetti? E perché non parli? Vattene o parla! E non guardarmi così! Perdonami, Pietro, perdonami. Io ti amo, non ti ho mai amato così. Non ti lascerò mai. Picchiami se vuoi, ma non dirmi più vattene. Non dirmelo più. Non dirmelo più. No, non piangere. Perdonami tu. Perdonami. No, sei pazzo. Pazzo a farti soffrire così. Piangere, non tremare. Calmati. Calmati, calmati. Non piangere più. Così. Così. Ecco. Ecco, vieni, riposati. No. Non piangere più. Riposati. Così. Così. È tutto passato. Vedrai. Vedrai domani. Come tutto sarà bello. Pensa domani a quest'ora saremo sposati. Fra 8, 9 ore. Non ci lasceremo mai più.
Saremo felici, vedrai. Non sta calmo, riposa. Tu non sai cosa sei per lui. E come? Come spiegarti? È come essere fuori in una giornata di pioggia, senza sopravvito e senza ombrello. Si hanno i vestiti zuppati, le scarpe gonfie, eppure si è contenti, perché si sa di avere una casa dove cambiarci i panni, scaldarci, per riposare. E così tu per me, sai, così tu per me. Sta calmo. Avrai freddo. Aspetta, chiuderò la finestra. Si è alzato un po' di vento stanotte. Dormi. Raccomando. Bisogna che lo veda. Bisogna che lo veda. Bisogna che io mi liberi di lui. Bisogna che mi liberi di lui, mettergli il volto ben vicino, bene in luce e dirgli: eccomi, sono io, ero io. Ma lasciatemi in pace. Vedete com'è bella la vita? Lasciatemi in pace dunque. Sono stato io, ma lasciatemi in pace. Se lui mi guardasse con quei suoi occhi e dicesse: via del Colle 159. E se non fosse in casa? Ci sarà. Non può essere uscito a quest'ora. 159, eccolo. Non c'è portiere, tanto meglio. Tanto meglio. Nessuno mi ha visto. Nessuno mi ha visto. Questo è questo. Che importa? Chi desiderate? Il povero ragioniere? Siete forse suo amico? Sì.
Siete arrivato troppo tardi, purtroppo. L'hanno portato via un'ora fa. Ma voi state in piedi. Non volete accomodarvi? No, grazie. Posso dirvi qualche cosa? No. Scusate, la corrente. Anche voi gli volevate bene, vero? Io gli ero affezionata come a un fratello. Ha sofferto pochissimo, quasi si fosse addormentato. Non mi sembra ancora vero. Erano 20 anni che alloggiava da me ed era così buono. Non parlava tanto con la gente, però tutti gli volevano bene. Guardate, ecco il suo capello come l'ha preso lui l'ultima volta. Ecco tutte le sue cose come le ha lasciate lui. Non ho ancora avuto l'animo di toccarle. Ecco il libro che leggeva sul comodino. C'è ancora il segno alla pagina dove si fermasse. Le sue pantofole. Guardate, aveva una passione per i ricordi e le fotografie. Ce ne sono di tutte le età. Guardate, qui quando aveva 6 mesi. Qui quando ha fatto la prima comunione. Qui a 15 anni. Qui quando prese il diploma. E così via di anno in anno. Guardate, questa è l'ultima. Se l'è fatta 2 mesi fa. Ha un sorriso un po' triste. Come se avesse un presentimento. Non vi pare? Linda. Sono un assassino. Sono un assassino, Linda. Devo andare. Devo andare a pagare. Non guardarmi così. Devo andare. Torna alla tua madre, Linda. Forse un giorno ci rivedremo. E allora? Ma non ora. Non ora. Ci sarebbe sempre un'ombra a dividerci. Sempre.